Sul colonnello Luigi Piccolo, Gigi per gli amici del gruppo. Sono nato in un paese vicino a Torino, Givoletto. Diciamo che mi sono appassionato all'aeronautica perché sopra di me passavano i primi G91 e gli 86K che andavano a fare la revisione all'allora Fiat, perché era Fiat Aeronautica lì. Il bando di concorso l'ho letto perché a differenza di adesso che abbiamo internet e tutte queste cose qua, una volta i bandi li appendevano ai comuni o dove c'erano i campanili e roba di genere. Allora avevo letto il bando di concorso dove cercavano piloti di complemento. Io vedendo quei velivoli passare sopra di me, io devo fare il pilota, devo andare su uno di questi velivoli da caccia e voglio fare l'intercettore, non mi interessava di fare il bombardiere, io volevo fare l'intercettore. Ho fatto domanda sul bando di concorso, sono stato chiamato alla visita, sono andato a Milano 3 giorni. Dopodiché ho aspettato che mi chiamassero. Finalmente è arrivata la chiamata in aeronautica e il 13 di maggio, quindi poco tempo fa, del 68 sono entrato in accademia dove abbiamo fatto 3 mesi di inquadramento e abbiamo studiato i primi rudimenti, no, di navigazione, motore, aerotecnica, cioè abbiamo preso i primi rudimenti. Dopodiché, finita i 3 mesi dell'accademia, siamo stati mandati a Lecce. Eravamo in 44, 44 gatti noi del corso Laros e siamo andati a Lecce. A Lecce c'è stata una bella selezione, infatti abbiamo perso non nel senso che sono morti, persi che non superavano il corso, sono andati via. Finito Lecce, una parte di noi è andata ad Amendola, e io facevo parte di quello, una parte è andata a Latina e una parte a Frosinone sugli elicotteri. Ho fatto praticamente 3 mesi e mezzo, 4 mesi sul G91T, non abbiamo fatto il preoperativo mentre altri corsi facevano il preoperativo e siamo stati destinati direttamente io sono stato destinato direttamente al reparto Gioia del Colle, 36esimo Stormo, 12esimo gruppo, quindi a differenza di tanti altri che arrivavano assegnati allo Stormo, poi allo Stormo venivano praticamente mandati nei gruppi, a me era arrivato praticamente l'assegnazione già al 12esimo gruppo e io ero contento perché ero andato a finire su un gruppo intercettore. A Gioia del Colle praticamente sono arrivato e c'era l'86K ancora, non c'era ancora il 104 e al 156 i bombardieri avevano l'84. Poi loro sono andati prima a fare il passaggio sul 104, mentre noi abbiamo fatto attività ancora sull'86. Sull'86 per me è stato praticamente un bel aeroscuola, no? Perché era a fine vita, era pieno di emergenze, quindi tutti i giorni andavo in giro, si accendeva una lampadina, ti succedeva questo, io ho perso una ruota in rullaggio, un altro ha perso la ruota in atterraggio, cioè, però ti teneva vivo, no? A differenza del G91, questo aveva già lo steering, che il G91 non ce l'aveva, aveva il radar, che il G91 non aveva, e aveva il postbruciatore. Il postbruciatore, anche su quel velivolo lì, dava una bella botta, no? E mi ricordo che sono stato mandato prima dal capo dei motoristi, poi dagli impiantisti, ho fatto un MTU e dopo abbiamo fatto la prima messa in moto normale, perché il capo poteva fare la messa in moto
con il carrellone suo normale, oppure faceva la messa in moto su emergenza con un carrellone che aveva meno potenza di quello. Quindi il carrellone del T33 poteva mettere in moto l'86K, però bisognava metterlo in moto facendo la messa in moto in emergenza. La messa in moto in emergenza si escludeva il comando principale e la manetta bisognava spostarla piano piano controllando la temperatura. Cioè il lavoro che faceva l'impianto normale bisognava farlo con la manetta, no? Cioè spostandola piano piano. Una volta arrivato ad idle al minimo, allora a quel punto lì si ripassava sull'impianto normale e poi si usava la manetta normalmente. Dopodiché, una volta fatto questo, abbiamo fatto il decollo, no? Quindi c'era da utilizzare lo steering che noi non avevamo mai usato. Noi usavamo il G91, usavamo i freni, il K aveva lo steering, no? Quindi lo steering del K era un po' come le vecchie macchine nostre, tipo il Topolino, perché aveva dei giochi, no? E bisognava utilizzare la pedaliera sempre così, correggendo praticamente i giochi che avevano. Ho fatto il rullaggio veloce a Gioia del Colle, stavano facendo la pista nuova, quindi usavamo ancora la pista vecchia, e il raccordo era strettino, no? Quindi rullaggio veloce lì, ingresso in pista, avevo il mio Chase dietro, in pista va. Dai motore, no? Leggimi i dati del motore, e tutto, poi fa, metti il post bruciatore, metto il post bruciatore, vedo sto naso, boom, che va giù, no? È un'impressione, lascia i freni, e poi lascia i freni, ho lasciato i freni con lo steering, l'ho tenuto lì, eravamo sulla pista quella da 30 metri, non quella da 60 metri, e sono rimasto allineato con lo steering, dopodiché quando è diventato efficiente il timone, ho utilizzato il timone, fatto la rotazione, 1500 piedi, togli il post bruciatore, tolgo il post bruciatore, una sensazione come se avesse piantato motore, no? Proprio boom, seduto. Dico, cazzo, mi è piantato motore, no? Guardo gli strumenti, erano tutti a posto, quindi sarà così, no? Perché uno dice sarà così, e sono salito su fino a 15.000 piedi, passando i 5.000, il K aveva le retine davanti all'ingresso del motore, perché se ingoiava qualcosa e succedeva che uno si doveva lanciare da 1500 piedi in su, perché sotto era morto. E le retine si tiravano via sui 5.000 piedi, via le retine, pitò, si accendeva il pitò e si andava su. Sono arrivato sui 15.000 piedi, abbiamo fatto le prove di stallo, questo, quell'altro, poi vieni in ala e abbiamo cominciato a fare un po' di cose. E poi, dopo le prime 3 missioni così, abbiamo cominciato a fare intercettazioni, no? Quindi usare il radar, questo e quell'altro. Il radar del K rispetto a quello del 104G era molto più facile e istintivo. Aveva la manetta che il G non aveva, e le rotelline. E aveva un'altra possibilità, che uno praticamente impugnava la manetta del radar e la poteva muovere, cioè poteva muovere l'antenna con la mano, non seguiva più la spazzata del coso, ma poteva seguire con la mano, alzava, abbassava l'antenna, arrivava fino a dove c'era la traccia, tac, l'agganciava, una volta agganciata poi seguiva l'indicazione del cono. In aria aveva un'altra possibilità, che se arroccava la manetta si riusciva a fare col collimatore, puntavi il bersaglio, facevi il giudi e poi lo seguivi e riuscivi, sparavi col cannone oppure cioè, noi avevamo 2 missili, 2 garotto che bisognava andare dietro
a metterglielo nel sentiero, a 1,5 miglia, 2 miglia, 3 miglia, non è che a ricerca di calore, ma quello andava meglio il cannone, 4 cannoni da 20 millimetri e 2 missili così, no? Come dicevo, il K per me è stato un buon velivolo che mi ha fatto convivere con le emergenze e mi ha fatto anche imparare parecchie cose, combattimenti, questo e quell'altro. Ho imparato come si faceva il combattimento vero di una volta e poi si facevano i tiri aria-aria, che col 104 poi non abbiamo provato a farli, ci facevano andare due versioni bombardiere, noi davamo 2 dei nostri, loro avevano il cannone, però era difficile fare l'aria-aria col traino tipo il Macchino o il T-33. Col K era diverso, quindi erano 4 velivoli più il traino e uno doveva praticamente sempre avere sott'occhio 4 velivoli che si muovevano, no? E so che dovevo fare per diventare combat ready bisognava fare la qualifica. Quando siamo andati a fare i tiri, generalmente i velivoli collimati glieli davano a quelli che dovevano rientrare subito, agli anziani, no? Perché dovevano rientrare e a noi giovanotti ci davano quelli, però avevi la sensazione di sparare tutte queste cose qua. So che una volta mentre ho fatto il circuito tour sono arrivato giù, ho sparato, ho beccato praticamente la barra del traino e ho battuto la manica, tutti incazzati perché cioè, siamo dovuti tornare, hanno dovuto rimettere una manica nuova e fare cosa. C'erano gli anziani che erano abbastanza incavolati, no? Poi è andato il velivolo collimato anche a me, sono riuscito a mettere i colpi dentro e poi siamo arrivati alla cosa. Come ho detto, questo ormai era la fine della sua carriera e nel 71 siamo andati in transizione sul 104.